scelto il Portogallo perché mi dà l'idea di un posto tranquillo, mi è piaciuta la gente. Noi quando siamo rientrati in pensione la decisione era di andare in un posto caldo, di mare. Ho fatto 2 calcoli, ho detto ma tutto sommato se vado a vivere in un posto dove è defiscalizzata, io con quello che risparmio di tasse pago tranquillamente tutte le spese. La Grecia ci stiamo pensando adesso, ma per i prossimi anni, nel senso che quando finirà in 10 anni di fiscalizzazione in Portogallo, certo, ne avrò ancora 15 in Grecia. Ciao amici di Story Hunters TV, siamo qui con Silvio. Ciao Silvio. Ciao, ciao a tutti. Silvio gentilmente è venuto qui per fare la sua intervista con noi e parlare del suo cambiamento e quindi comunicare a tutti voi la sua storia. E andiamo un attimo a vederla perché è molto interessante. Silvio, la tua storia personale, quindi che cosa hai fatto nella vita? Ho iniziato a girare a 16 anni. Mio padre non lavorava in agricoltura, mentre io ho scelto di fare l'agricoltore, di lavorare in agricoltura, e quindi ho fatto la scuola di agraria e mio padre a 16 anni un'estate mi ha messo in mano un biglietto d'aereo per Amsterdam e mi ha detto vai un po' a Mungervach in Olanda. E io sono andato un'estate a fare il mungitore in Olanda. Per migliorare la lingua straniera, ovviamente l'inglese, ma per lavorare in campagna e imparare il lavoro. Poi mi sono diplomato, ho iniziato a lavorare, mi sono sposato, ho avuto figli, nel frattempo ho fatto anche l'università e poi ho girato aziende agricole, poi mi sono occupato di stalle, di latte, sono andato in Francia a imparare a fare i formaggi francesi alla scuola di pastorizia e poi a un certo punto dalla stalla, forse che amo di più onestamente, ma forse per motivi economici, sono passato all'industria casearia, i formaggi, e da allora ho sempre fatto formaggi in tutto il mondo. Ho chiuso la carriera in America dove dirigevo uno stabilimento, ma ho fatto formaggi in Iran, a Dubai, in Polonia, in Inghilterra, in tutto il mondo. Insomma, ecco, il formaggio si fa in tutto il mondo. E come sono i formaggi qua in Aicardi? Onestamente un po' piatti, nel senso che hanno un tipo di formaggio, ci lavorano intorno, ma non hanno molta fantasia. La concorrenza in Europa è sempre tra italiani e francesi. I francesi vantano di avere 365 formaggi, uno al giorno, noi ne abbiamo di più. Sì. E abbiamo anche più tecniche, quindi. Il tuo cambiamento quando è nato e quanti cambiamenti ci sono stati nella tua vita? Beh, io amo molto viaggiare e questo ha portato 2 cambiamenti nella mia vita. Il primo nel 2002 per motivi di carriera e per cambiare il tran lavorativo. Sono andato all'estero, ho girato diversi paesi, ho fatto 1 anno in Inghilterra, ho fatto 2 anni e mezzo in Polonia, ho fatto Iran, Emirati Arabi e poi sono rientrato in Italia per un problema familiare, poi sono uscito di nuovo nel 2015, ho fatto gli ultimi 6 anni di lavoro negli Stati Uniti. Nel 2002 per uscire ho lasciato il lavoro fisso, io ero dirigente in un'azienda, ho lasciato il lavoro fisso, ho aperto uno studio di consulenza e avevo diversi contatti, ero abbastanza conosciuto nel mio mestiere, nel mio Quindi lavoro. Già lavoravi con l'estero? Sì, avevo contatti e quindi è stato facile come libero professionista poi agganciare ancora più aziende all'estero e continuare ad andare all'estero. Con qualcuno avevo dei contratti a lungo termine, 1 anno, 2 anni, con altri invece avevo periodi di 2 o 3 settimane, basta. E poi mi sono fermato in Italia nel 2014 e poi il lavoro in Italia è calato, ho avuto questa offerta dagli Stati Uniti e l'ho presa al balzo. E il motivo per cui sono tornato in Europa principalmente sono 2. Io stavo benissimo in America, negli Stati Uniti, il problema è che con la pensione non potevo permettermi di vivere negli Stati Uniti per la
questione dell'assicurazione sanitaria. L'assicurazione sanitaria in America è molto costosa, fino ai 65 anni non hai diritto alla copertura assicurativa pubblica e quindi avendo io solo 62 quando sono andato in pensione dovevo vivere 3 anni pagandomi l'assicurazione sanitaria, diventava estremamente costoso e non ce la facevo, non ce l'avrei fatta, quindi ho deciso di ritornare in Europa. L'idea era appunto scegliere un posto sul mare per 2 motivi. Primo, stare un po' più al caldo rispetto agli ultimi 6 anni, secondo, goderci in tranquillità la pensione, possibilmente in un posto con un costo della vita basso, quindi abbiamo pensato al sud d'Italia, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, dove però purtroppo fiscalmente non hai nessun vantaggio, e poi ai paesi dove hai vantaggi fiscali, quindi l'Albania, la Grecia, il Portogallo, la Tunisia, i paesi che tutti conosciamo, insomma. E come hai fatto questa scelta? Perché tanti appunto sul nostro canale ci dicono non so cosa scegliere, perché la Grecia è bella per dei motivi, il Portogallo altri, la Grecia al 7%, il Portogallo il 10%, quindi tante persone in pensione che ci seguono e non sanno come fare questa scelta. Qual è stato il motivo vostro? Ma io ho scelto il Portogallo così a pelle, io mi butto sempre, sono venuto qua, ho preso una settimana di vacanze, sono venuti a vedere il Portogallo. La mia idea non era venire in Algarve perché appunto, come dicevo, non sopporto il caldo e quindi volevo stare più al nord, cercavo di stare sopra Lisbona, però quando sono venuto qua l'Algarve mi è piaciuto, era facile trovare casa, era facile gestire le pratiche e abbiamo detto vabbè, fermiamoci in Algarve, poi vedremo cosa succederà, al limite ce ne andiamo, non è un problema. Ho scelto il Portogallo perché mi dà l'idea di un posto tranquillo, mi è piaciuta la gente, qui in Algarve ho avuto la fortuna, per uno che non parla portoghese, io sto imparando il portoghese, quindi per intanto non lo parlo bene o non lo parlo quasi per niente, che qui parla tutto inglese e questo è stato uno dei punti che ci ha fatto scegliere l'Algarve per adesso. Qualsiasi persona, anche gli uffici pubblici parlano inglese. Io non ho mai trovato in nessuno stato qualcuno che ti facilitasse in questa maniera. Grecia uguale, stessa cosa. Ecco, in Grecia parlano tutti inglese. La Grecia ci stiamo pensando adesso, ma per i prossimi anni, nel senso che quando finirà in 10 anni di fiscalizzazione in Portogallo, certo, ne avrò ancora 15 in Grecia. Ecco, la Grecia forse l'ho scartata all'inizio perché c'erano ancora problemi di defiscalizzazione, ma adesso la prenderei in considerazione. Soprattutto mi piace molto Corfù, mi piace il Mediterraneo. Ecco, l'unica cosa che ho trovato, a essere molto onesti, per stare al mare è più bello il Mediterraneo dell'oceano, però qui ci sono dei paesaggi fantastici. Ieri eravamo dalla zona da Faro verso la Spagna, quindi a est di Faro, campagne bellissime, frutteti bellissimi, però c'è la spiaggia, c'è il Rio Formosa, può essere, a qualcuno piace, a qualcuno no. Le lagune. Adesso invece da Faro a ovest ci sono le falesi che sono bellissime. Fantastiche. Ci sono degli spettacoli qua dietro, sì, le spiagge qui dietro, a Riffe, sono abbiamo fatto una camminata su queste falesi e sono veramente incredibili. Noi andiamo alla spiaggetta del Riffe che quando c'è l'alta marea è larga 2 metri, quando c'è la bassa marea è larga 40, ma è una spiaggetta dove ci stiamo in 20 forse, sì o no, ed è un posto credo fantastico, concordo, un paradiso terrestre fantastico. E siamo a febbraio, inizio febbraio, insomma, siamo qui così. 2 maniche corte perché io sono un po' più freddolosa, però 18 gradi saranno? Sì, c'erano 18-19 gradi oggi. Quindi, ieri pomeriggio quando tornavamo da Faro c'erano 21, quindi i mandorli sono già sfioriti, siamo a febbraio, i mandorli sono già sfioriti, stanno iniziando a fiorire le arance e i limoni. Guarda, io ho fatto una passeggiata per i mandorli in fiore, cioè sembrava di stare veramente in un posto bellissimo. Alice in Wonderland, cioè proprio... Sì.
Ti volevo chiedere, visto che ce lo chiedono, quindi io comunque sono un ponte, faccio da tramite, a livello di costi, affitti, acquisti in Algarve, voi come vi siete, cioè a parte insomma non voglio chiedervi come vi siete orientati, ma cosa consiglieresti? Ci sono delle differenze sulla costa di prezzi che hai notato? Sicuramente è più caro qui. Io ho notato differenze proprio ieri, siamo andati a vedere 2 appartamenti perché vorremmo cambiare, perché il nostro appartamento l'abbiamo preso al volo, è molto carino ma è molto piccolo. E quindi vorremmo cambiare appartamento, siamo andati proprio ieri a vederne alcuni. Ho trovato differenza sulla parte a est di Faro, quindi l'Algarve verso la Spagna e l'Algarve da questa parte. Diciamo che Albufeira, Portimao, Lagos sono molto belli, molto più cari. Tra parentesi, mi aspettavo che gli affitti calassero col Covid, invece non stanno calando affatto, né gli affitti né gli acquisti, stanno salendo. C'è molta richiesta e stanno salendo. E quali sono più o meno i prezzi che avete trovato? Ma un appartamentino minimo come il nostro, che è un monolocale con un bel bagno, salotto, cucina e camera da letto, costa dai 600, 500, 600 euro in mese. 600 euro in su. Non costa, noi paghiamo la stessa cifra credo del mini appartamento che abbiamo a Rio del Garda, e quello che abbiamo qui paghiamo le stesse cifre. E il costo della vita nel comprare? Il costo della vita è più basso qua, è molto più basso qua, ed è il motivo per cui ci stiamo qua. Viviamo bene e con la pensione viviamo benissimo, non abbiamo nessun problema. Di spesa, a fare la stessa spesa, a mangiare le stesse cose tra qui e l'Italia, forse Riva del Garda non è proprio il più economico dei posti, ma spendiamo un 30%. 30% in meno più o meno. Però se vai al ristorante spendi anche il 50% in meno. Il caffè costa 50 centesimi. Dei ristoranti non turistici, diciamo. No, non turistici, la Tasca o qui come si chiama, l'associazione dei pescatori, a mangiare pesce o ecco. Si mangia il pesce con poco, insomma, pochissimo. C'è un piatto di sardine ai ferri che secondo me sono favolose, costa 7 euro, 8 euro. Con un piatto di sardine ti portano il contorno e un bicchiere di vino, spendi neanche 10 euro. Quindi si va fuori a mangiare, cosa che forse in Italia non si faceva più. Negli Stati Uniti poi i prezzi erano le stelle, certo, immagino. Se faccio il confronto con gli Stati Uniti enorme le differenze, e gli stipendi sono anche in proporzione ovviamente, però certo. Costo della vita più basso, affitti tra un luogo turistico come questo e un luogo turistico come Riva del Garda siamo allo stesso livello, non c'è differenza. Acquisto direi che costa qualcosa meno qua. Avevamo guardato, poi abbiamo rinunciato perché non abbiamo ancora esattamente deciso dove fermarci, quindi di comprare non se ne parla per il momento. E quindi vi siete rivolti a un'agenzia per fare tutto il passaggio, comunque consigliate di rivolgersi a dei professionisti? Consigliare è una questione, ognuno deve guardare le proprie tasche. Io non volevo storie, mi sono appoggiato a un'agenzia, mi sono trovato benissimo e dal mio punto di vista lo consiglio, perché ho visto che non è facile, non è assolutamente facile. Ci sono alcune cose a cui bisogna stare attenti, per esempio noi abbiamo fatto un errore, adesso siamo un po' in difficoltà perché abbiamo una macchina mia di proprietà immatricolata in Portogallo e quella di mia moglie immatricolata in Italia e non riusciamo a portarla qua perché c'è il problema dell'anno che ormai purtroppo è passato, ma c'era il problema che devi avere almeno 6 mesi in Italia di residenza, che noi non avevamo perché veniamo dagli Stati Uniti e quindi ci hanno bloccato il trasferimento della macchina. A quel punto non l'avrei comprata in Italia, l'avrei comprata direttamente in Portogallo, però vabbè. Ci sono alcune piccole cose che vanno considerate, secondo me chi decide di cambiare deve considerare anche queste cose. In Grecia per esempio il problema non c'è, però qui c'è questo problema. Il Portogallo ha questa strana legislazione sull'importazione di auto e il costo può essere molto molto elevato. Quanto più o meno? Ma nel caso della macchina mia moglie mi pare che siano 6.300 euro di tassa di importazione. Conviene comprare la macchina qua. Che però costa ovviamente più cara, il mercato è molto più alto. Quindi più o meno. Alla fine fai patta. Se l'avessi importata e avessi potuto importarla, ma non ho potuto, se avessimo potuto importarla nel primo anno, quindi senza pagare queste tasse, avrei fatto un business perché la compravo, la importavo, la vendevo qui e guadagnavo dei soldi, ma certo. Ormai è fatta e non si può fare. Sono problemi da tenere in considerazione, quindi l'agenzia in queste cose ti aiuta molto. Noi siamo venuti qua in una settimana, dopo 2 giorni avevamo fatto tutti i documenti. Wow. Affittato casa, fatti i contratti, andati in comune, andati alla finanza,
fatto tutto. Perché dovete preparare dei documenti anche dall'Italia prima di venire qua? Sì, c'è da preparare dei documenti in Italia, invece in due giorni sono fatto tutto tranquillamente, quindi l'agenzia, le persone dell'agenzia hanno fatto tutto, quindi senza nessun problema, ci hanno portato a vedere case, velocissimi, facilissimo, e quindi nessun problema. Io mi sono trovato bene e personalmente non volevo avere storie, quindi ho pagato volentieri l'agenzia, il prezzo non era a me. Poi siccome io faccio anche i conti, l'ho spalmato su 10 anni di residenza, quindi insomma è venuto un costo, un ammortamento molto molto basso. Hai pagato qualche cena, sì, diciamo. Infatti. Tornando invece al discorso della sanità, a livello di assicurazione sanitaria qui in Portogallo, voi vi siete fatti un'assicurazione privata a un costo basso? Noi abbiamo fatto il trasferimento di residenza, quindi anche la sanità, abbiamo scelto la sanità pubblica portoghese. Ci siamo trovati benissimo per quanto riguarda le analisi, tutta questa cosa, perché la sanità portoghese la delega ai privati, ai laboratori privati, e non c'è ticket da pagare, è assolutamente gratuito, totalmente gratuito. A differenza in Italia, io ho fatto 2 analisi in Italia, ho pagato 120 euro di ticket, qua mia moglie ne ha fatte 10 e non ha pagato neanche una lira di ticket, quindi c'è differenza. Non mi sono trovato benissimo, purtroppo c'è mancanza di medici. C'è mancanza di medici in Algarve, infatti lo diciamo sempre che se avete dei problemi andate comunque da Lisbona in su. Sì, c'è questa cosa, qui in Algarve c'è veramente difficoltà a riuscire a fissare un appuntamento col medico. Io sono partito 20 giorni, un mese, no? No, io sono partito in agosto, non sono ancora riuscito a avere l'appuntamento. Perché il primo appuntamento me l'hanno disdetto perché il dottore aveva preso il Covid, il secondo me l'hanno disdetto perché il dottore era in sciopero, il terzo me l'hanno disdetto perché sono tornato in Italia. Adesso il prossimo ce l'ho a marzo, me l'hanno dato a marzo e non sono ancora riuscito a vedere un dottore. Mia moglie è stata più fortunata, l'ha trovato, ha avuto la visita e gli hanno fatto fare le analisi, però ci sono però dottori liberi. Ci sono dottori privati anche. Privati, a prezzi molto bassi. Io ho guardato anche le assicurazioni private. Probabilmente 130 a qualcuno... euro l'anno, io so che costa. Allora, un'assicurazione minima costa 130 euro all'anno, 140, 150, però ti dà veramente poco, nel senso che ti dà 2 visite all'anno dal dottore privato e un 20% di sconto sulle analisi. Che però i prezzi analisi sono bassi. Io ero abituato agli Stati Uniti dove per un giorno in ospedale mi hanno chiesto $11.000, anzi per una notte in ospedale, $11.000 ho pagato, quando invece qua costa meno che in Italia. Quindi vai da un dottore privato e spendi, mi pare che la visita privata senza assicurazione costi 80 euro, ma ne trovi anche a 50, tutti un italiano, un dottore italiano. Che forse intervisteremo, abbiamo conosciuto. Il dottor... Cerullo? Cerullo, sì, lo intervisteremo. Abbiamo anche un dentista italiano di origine, ma che parla italiano. Ecco, per esempio, abbiamo risparmiato molto sulle cure dentarie, perché qui costano poco. Questo è importante. La qualità è la stessa, non ho trovato differenze in Italia, però ovviamente il costo della vita è più basso, il costo della manodopera è più basso in generale, quindi le cure dentarie risparmi parecchi soldi. Ho trovato molta differenza, per esempio, il meccanico della macchina. Cioè, tra i 60 euro all'ora che paghi in Italia e i 30 che paghi qua, c'è una bella differenza. Quindi sono tante i risparmi, sì, no? L'assicurazione della macchina. L'assicurazione della macchina in Italia pago 450 euro, qua ne pago la metà. Il bollo della macchina è la metà. Devi sommare tante cose che sono più basse. Quindi in Algarve la vita è un po' più cara rispetto al nord del Portogallo, però ecco comunque mediamente insomma più bassa, al di là della spesa magari dell'affitto della casa, che può essere forse quella un po' più rispetto a Riva. Dobbiamo sempre fare il rispetto confronto tra dove no, rispetto a un posto di villeggiatura, un posto di villeggiatura, non so a Roma, ma sicuramente rispetto alla Calabria. A Roma 600 euro difficile trovare niente, un appartamento, neanche un mini appartamento, magari ai Castelli, non so, un po' fuori. Certo. Sì. Quindi ok, perfetto. Che cos'altro possiamo aggiungere? No, cosa ecco, ti viene in altre mente? assicurazioni, volevo dire, completare il discorso dell'assicurazione sanitaria, per esempio con la mia banca è quella che ha forse le assicurazioni più basse in assoluto, dove ti danno tutto, ma per me forse troppo, però costa 200, no, non costa tantissimo,
costa 200 per me e mia moglie, che non siamo giovanissimi, quindi pensionati, costa sui 220 euro al mese, quindi 220, Vabbè, inizia a essere una cifra, insomma. inizia a essere una cifra, però loro ti garantiscono tutto, cioè vai in ospedale privato, è tutto, visite private, visite specialistiche, Tutto gratuito dopo. tutto compreso. Per me era anche troppo, tant'è vero che io pensavo di farla, poi ho detto ma cosa la faccio fare? Che io andrò dal medico una volta all'anno, farò due controlli all'anno. Certo, Se ho un conviene quella da 130 euro l'anno, Assolutamente. fondamentalmente. Se perché ho un poi... ricovero ospedaliero urgente non ci sono problemi. Cerulli lavora all'ospedale a Faro, quindi, Certo. allo studio qua, lavora là. Cioè, se dovessi avere un ricovero urgente vado. Non ho visto grandi problemi. Insomma, ecco. L'unica cosa, forse le visite mediche, per non aspettare tutto questo periodo è meglio andare a farle private. Private, sì. Però un costo più che accettabile, 50 euro, 80 euro per 2 volte all'anno. Quindi chiediamo a qualche sanitario che vuole cambiare paese che può venire a lavorare nel Garve, Ma perché c'è richiesta di medici. quello sicuramente, c'è richiesta di medici sicuramente, il problema penso che sia il discorso stipendi, cioè dobbiamo considerare dove è vantaggiosa la vita per un pensionato Certo. è perché gli stipendi sono bassi, quindi bassi. è svantaggioso per chi viene a lavorarci. Se io dovessi scegliere un posto, cioè ho scelto per andare a lavorare, sono andati negli Stati Uniti, dove gli stipendi sono il doppio che in Italia. Se devo dire a mio figlio vai a lavorare da qualche parte, vai a lavorare all'estero, vai nei paesi più ricchi, ma Certo. non in quelli più poveri ovviamente, quindi è diversa la scelta dei paesi in base a quello che vuoi fare. Però qui posto per i medici ce n'è, ma ce n'è in tutto il mondo, cioè, lavoro all'estero c'è. Parlaci di questa differenza. Europa-Stati Uniti. Beh, è un altro Parlaci mondo. un po' di È un questi altro mondi mondo, che- è un altro mondo, è stato un cambiamento enorme perché ho parlato con il titolare di questa azienda il martedì, mi ha detto va bene, lunedì mattina presentati in azienda, quindi non sapevo dove andavo, non conoscevo gli Stati Uniti, non avevo il visto e questo è stato il problema più grande. Sembra la cosa più stupida, ma in America il visto è molto importante. Però il lunedì mi sono presentato in azienda, sono andato là, ho visto il posto, ho deciso che mi piaceva, ho addirittura venduto casa in Italia, comprato casa negli Stati Uniti. Bravissimo. Ho detto, visto che devo restarci 7-8 anni, compriamo casa. E che età avevi? E allora avevo già 56 anni. È un posto dove si vive bene se guadagni bene. Se hai i soldi da spendere, vivi bene. Mi ha scioccato la fortissima povertà degli Stati Uniti, dove chi è povero è veramente emarginato e disperato, chi è ricco è veramente ricco. Quindi se guadagni bene vivi bene. C'è veramente questo stacco con l'Europa rispetto a questi 20 anni che si dicono gli Stati Uniti sono 20 anni avanti, 25 anni avanti, si sente questo stacco? No. Allora, dal punto di vista lavorativo sicuramente no, anzi, dal punto di vista lavorativo ho trovato le aziende meno avanti delle nostre, dell'Europa, perché ho lavorato anche appunto in Inghilterra, in Francia, in Germania. No, assolutamente non ho trovato questo stacco. Il modo di vivere è totalmente diverso dal nostro e l'unico problema che ho trovato in 6 anni negli Stati Uniti è molto difficile riuscire a legare con gli americani. Non accettano molto volentieri le persone che vengono da fuori, anche americane, non solo europei. All'inizio sono curiosi, quello che mi ha stupito in tutto il mondo è che dovunque dici che sei italiano la risposta è oh, cool, ok. Essere italiani è cool nel mondo, però di fatto non è che legano molto con gli italiani. Tu praticamente dal lago Michigan hai scelto poi di andare sulle coste dell'Algarve con tua moglie. Io sinceramente quando sono rientrato in Italia avevo un po' di paura di rientrare in Italia. Stando in America mi sono abituato a una vita tranquilla, una vita molto rilassata, non avere gente in giro, non c'è mai traffico sulle strade, vabbè, in America tutto è enorme, le strade sono enormi, le distanze sono spazio. enormi, gli spazi sono grandissimi, quindi è difficile pestarsi i piedi. In Wisconsin poi, pensiamo che il Wisconsin, adesso non ricordo quanto grande è, ma credo che sia più grande d'Italia come superficie, ci sono 5 milioni di abitanti, 10 milioni di vacche, ma 5 milioni di abitanti, ci sono più vacche che abitanti. Noi quando siamo rientrati
in pensione abbiamo deciso, la decisione era di andare in un posto caldo di mare, pur avendo preso un appartamento a Riva del Garda, perché sono originario di Trento, perché i miei figli vivono tutti tra Trento e Riva del Garda, i miei nipoti vivono a Riva del Garda, e quindi ho preso comunque un mini appartamento a Riva del Garda per avere una base lì, però con l'intenzione di non starci granché, insomma, ecco, andarci a trovare i nipoti, andarci a trovare i figli, ma noi volevamo qualcosa di diverso, dove vivere la nostra pensione tranquilli, rilassati. E ho fatto 2 calcoli, la mia pensione è buona, per carità, anche in Italia è buona, però ho detto, ma tutto sommato, se vado a vivere in un posto dove è defiscalizzata, io con quello che risparmio di tasse ci pago tranquillamente tutte le spese. Infatti così è. Io, pur essendo non rientrando nella tassazione zero qui in Portogallo, perché sono venuto a stare in Portogallo in novembre 2020, quindi ho la tassazione al 10%, sì. Però tranquillamente con quello che risparmio ci pago l'affitto, ci pago la macchinina, ci pago le spese che ho di viaggio per venire dall'Italia qua, insomma. Silvio, allora io ti ringrazio tantissimo, Prego. veramente sei stato esauriente, ci hai detto tantissime cose utili. Ringraziamo gli amici di Story Hunters TV e grazie a tutti e magari ci vediamo in Portogallo. alla prossima dall'Algarve, grazie.